Ciao a tutti, io sono Cla di Voci Senza Confini. Allora, stasera affronteremo un argomento particolare per la terza stagione. Con me avremo un gradito ospite, Jack Leone Max, che ci parlerà della sua esperienza. Buonasera. Ciao a tutti, non sono un guru, non sono uno che vende libri, sono un ragazzo come tutti voi che vuole qua soltanto parlare di cose interessanti con Cla. Ecco. No, allora io so che tu hai questa cosa qua e mi hai incuriosito, quindi stasera ti ho chiamato per cercare di spiegarci anche a noi che non sappiamo, cioè io so, però gli altri che non sanno, questa tua esperienza. Prima di tutto, brevemente, cosa è un sogno lucido e cosa è un viaggio astrale? Ottima domanda, anche distinguerli fra le due cose. Allora, prima di tutto, un sogno lucido è un normalissimo sogno, un sogno che avviene come tutte le notti quando si sta dormendo e praticamente riguarda il fatto di avere fino a un certo punto di controllo di quanto avviene nel sogno, ovvero è un sogno. I sogni spesso non li controlli, tu sei soltanto un personaggio del sogno e non puoi gestire quello che succede attorno a te, però il sogno lucido, e fra l'altro esistono tecniche, fra l'altro approvate e dimostrate scientificamente, che si può usare un metodo per diventare lucidi, oppure può capitare in maniera spontanea, come capita alla maggior parte delle persone, ovvero ti accorgi che non è realistico quello che sta succedendo, o magari un ricordo, dici ma questa cosa non è possibile, perché non può essere attuale, e allora tu prendi il controllo e inizi a gestire il sogno, diventi da attore, diventi regista. Cioè è un po' come un attore dice non mi piace questa scena, boh, vado io, vai dietro la telecamera e cambia la sceneggiatura, si riscrive la sceneggiatura. E sembra incredibile, sembra fantasia, ma non è così. È una cosa che si può provare con vari metodi, che poi magari se ne parla in seguito. Ci sono tanti metodi per farlo. Per il resto, il viaggio astrale invece no, non è una cosa accettata scientificamente, non è provata scientificamente, è qualcosa che la scienza ti viene a dire che non esiste perché è irrazionale, però può essere sperimentata. Sarà vera o non sarà vera, questo è un giudizio che sta al singolo spettatore, però il viaggio astrale non è un sogno, è una uscita mentale dalla struttura corporea, ovvero hai la sensazione di staccarti, non staccarti nel senso, cioè di non essere più nel tuo corpo fisico e di essere in un corpo che non è quello fisico. Spesso nel sogno lucido non capita perché tu non hai una sensazione corporea nel sogno lucido, nel sogno lucido sei te stesso, sei una coscienza. Nel viaggio astrale ti senti come una persona che di solito si sente come lasciare il corpo. È sbagliato perché non stai lasciando nessun corpo, tu sei sempre, sempre nel tuo corpo, però la tua sensazione è quella di poter uscire e iniziare a esplorare, iniziare a toccare le mura, a passare la mano attraverso il muro. È una sensazione diversa perché sogno lucido tu fai accadere le cose, diventi regista. Nel viaggio astrale tu non sei un regista, tu sei come in un corpo estraneo, come dire, come sei in un altro corpo e inizi a vedere e percepire come se fossi espanso, un po' come dire, come se avessi un cervello, non so, differente, non so come dire, non strano o con effetto sbagliato, semplicemente diverso, è una sensazione fisica e mentale completamente diversa da quella del sogno e ti sembra vero, è quella la cosa assurda, ti sembra vero, non so dirti se sia vero, nessuno potrà mai dirlo con certezza, ma ti sembra vero. Ma, tu come hai scoperto i sogni lucidi? Cioè, a che età e come l'hai scoperto? E la storia è molto interessante perché ero un bambino che stavo in campeggio in Liguria con i miei nonni, anzi con mia nonna praticamente, e ricordo che ai tempi lei mi raccontava sempre, oh guarda, mi sono sentita sprofondare nel letto, mi sono sentita sprofondare e poi ho visto questi posti bellissimi, cioè a lei capitava così, si sentiva sprofondare e poi si trovava in posti belli, e, insomma, e allora ero talmente affascinato dai suoi discorsi che una notte sono entrato in sogno semplicemente sapendo, cioè sentivo che non poteva, in uno di quei posti bellissimi di cui mi parlava lei. E ho detto, ma
non può essere vero, questo posto non è reale. Pensa a te, un bambino sui 7-8 anni che si ricorda, che capisce che quel sogno non è reale, una cosa che molti adulti non riescono a realizzare neanche una sola volta nella vita, in un sogno. E allora stavo per avere un sogno lucido, però lei in quel sogno fungeva da meccanismo di controllo della mente e mi diceva: ma no, è impossibile, siamo nella realtà. E io dicevo: ma no, stiamo sognando, sto sognando, nonna. E lei diceva: no, è reale. E allora mi ha fatto impazzire talmente tanto che ho capito che stavo sognando, ma mi diceva di no. Quando poi mi sono svegliato per davvero, ho detto: ah, pazzesco! E non sapevo cosa fossero i sogni lucidi. Era qualcosa di speciale per me e non sapevo come si chiamava quella sensazione e volevo scoprirne di più. Pensa quando poi con internet mi sono imbattuto in sognatori lucidi, gente che diceva di poter regolare i sogni, mi sembrava una roba magica, una roba da film e telefilm, però poi ho visto che effettivamente esistono delle tecniche e quindi diciamo sui 20, 19, 20 anni, i primi tempi su internet, ho iniziato a comprendere che in effetti i sogni lucidi ci sono e quell'esperienza che ho avuto da bambino era un sogno lucido. Non mi capitava poi spesso, allora ho iniziato a essere più cosciente e quindi ho capito di poter fare sogni lucidi. È una bella esperienza perché ho cercato per tutta la vita di inseguire quell'esperienza fino ad avere una coscienza del sogno. Davo molta importanza ai sogni, mentre molte persone dicono vabbè, è solo un sogno e non ci pensano più. Proprio il fatto di dare un valore al sogno te lo rende più gestibile e quindi puoi avvicinarti alla lucidità sempre di più, gradualmente. Ma tu hai tecniche, diciamo, particolari per indurre sia i sogni lucidi sia i viaggi astrali? Sì, partirei dai sogni lucidi che almeno sono tecniche che tendenzialmente sappiamo che sono provate, dimostrate e che sai che hanno un effetto. Una delle più importanti e più famose è chiamata WILD, ovvero Wake Induced Lucid Dreaming. Ovvero, cosa vuol dire? L'esempio più normale del mondo. Ti svegli durante la notte. Ti svegli durante la notte o ti metti una sveglia, ma tanto sai già che di notte sei una persona che magari, che ne so, vuole farsi un giro, non dico in che stanza, posso dirlo, in bagno, perché passa un attimo dal bagno dopo una lunga notte, se ne torna di nuovo nel letto, solo che la differenza, la tecnica ti dice, rimani su 5 minuti, non dormire subito, aspetta. L'idea è di rimanere nella veglia e quindi, ovvero vai a letto di nuovo e poi, invece di dormire, cerchi di entrare nel sogno che sta per capitare. Questo è il wake up, il wake induced lucid dreaming, la WILD, la tecnica forse più famosa, per entrare in un sogno lucido. È facile perché non ti richiede robe orrende, non ti richiede sveglie, non ti richiede un controllo incredibile, non ti richiede facoltà particolari, non ti richiede nulla, ti richiede semplicemente di stare attento, di osservare, perché quando tu hai già dormito la notte non finirai in un sonno profondo, ma finirai in un sonno leggero. E proprio grazie a questo sonno leggero tu puoi vedere l'inizio del sogno. Se tu ti accorgi che stai sognando, allora controlli il sogno. L'altro metodo, che mi sembra si chiami MILD, ma non sono sicuro del nome, e invece è quella, la tecnica dei campioni, diciamo, ovvero fare un test di realtà. Test di realtà è una cosa che tu alleni durante il giorno. Per esempio, durante il giorno hai un mantra mentale del tipo chiediti se stai sognando. Sto sognando? No, sono qua con Cla, sono nella realtà, fisicamente. Non ci credo? Sento il polpastrelli della mano, confermo in base al mio tocco che questa è la realtà. Perciò in questo momento c'è la risposta a chiedi se stai sognando, la risposta è no, non sto sognando, sono nella realtà. Se invece in un sogno fai questa cosa, guardi i tuoi polpastrelli, potresti trovarne 6, potresti trovarti con 3 dita, potresti trovarti che magari le dita non ce le hai, non hai neanche la mano magari, allora dici, oh, ma non è possibile. Qual è la risposta? Sto sognando. E questo ti induce il sogno. Non ti piace la tecnica dei polpastrelli? Salta, fai un test di realtà, salti la gravità. Sto saltando? Sto levitando? No, allora è la realtà. Sto saltando? Sto levitando? Sì, allora è un sogno. E in questo modo ti permette di entrare in un sogno e avere lucidità. E la cosa bella è che non richiede un allenamento incredibile. Entrambe le tecniche sono tecniche che chiunque può sperimentare. Il viaggio astrale, ovviamente, prima di tutto bisogna essere mentalmente pronti all'idea
che sia possibile qualcosa del genere. Io ci sono arrivato in modo razionale, del tipo che non stai lasciando il corpo, semplicemente stai sdoppiando la tua coscienza. Stai lasciando che la tua coscienza vada per conto suo. Non c'è un lasciare il corpo. C'è gente che invece dice: ma sai, tu nel viaggio astrale hai una corda che ti lega. Non ho mai sperimentato questa corda, però io so una cosa, che se tu credi che questo cordone, chiamato cordone d'argento, ci sia, allora ci sarà. Se ci credi che non ci sia, non ci sarà. Perché? Perché tutto è dettato dalle tue convinzioni. Non importa quanto sia reale, è sempre comunque un'esperienza soggettiva, rimane soggettiva dal fatto che non puoi provare a nessuno che tu l'hai fatto, però a te stesso lo sai quando lo fai. E la tecnica più classica del viaggio astrale è quella di, anche qui, mentre si si addormenta, cercare di stare ad aspettare di entrare in un sogno invece che nel sonno profondo. Non la consiglio perché ti sballa il ritmo del sonno, non la consiglio. L'altra tecnica invece è molto, molto, molto più bella, molto più facile, molto più tranquilla, e questa la consiglio, ripeto, sempre dopo una adeguata preparazione mentale, perché può spaventarvi, è quella di, invece, mi sono appena svegliato, non mi alzo dal letto, rimango fermo nel letto, tengo gli occhi chiusi, non li apro ancora, altrimenti c'è il riflesso della luce, ma rimango nel letto e aspetto di sentire qualcosa. Non voglio sognare, voglio uscire, e tu sei più leggero perché tu hai ancora quella capacità quasi di sognare. Se tu ti svegli da un sogno, ti svegli, hai ancora quella sensazione di poterti spostare. Allora, quando inizi a sentirti leggero, dipende dalle sensazioni, dipende da persona a persona, leggero, senti una vibrazione, magari una vibrazione corporea, a me capitava, ma adesso non mi capita più, senti come se il corpo vibra, capisci che è quello il momento giusto. Che faccio? Cerco di uscire. Il metodo che uso io è la proiezione, semplicemente tanto so che non sto lasciando un corpo, non è una roba paranormale, molti diranno è una roba mistica, non è una roba mistica, è una roba normalissima, logica, semplicemente la tua coscienza che se ne frega del tuo corpo, che tanto è lì fermo a dormire, non va da nessuna parte, è fermo, e tu lo lasci, ti proietti, mi sparo sul pavimento e sono sul pavimento, o mi immagino il pavimento finché non sono effettivamente sul pavimento e mi sento che posso muovermi. Queste sono le tecniche che uso io. Ma tu colleghi questa cosa a un fattore spirituale o un fattore, oppure no? Cioè tu lo colleghi magari come fanno altri che magari dicono: oh mio Dio, ho fatto un collegamento con Dio, cioè ora tanto per dirne una, anche se... Onestamente no. Penso che ci sia una parte spirituale, ma non sia la risposta. Sono persone anche atee che fanno sogni lucidi / viaggi astrali, perché non serve avere fede, non c'è una cosa che ti costringe ad avere fede, è una cosa opzionale, è un optional, così come nella vita hai l'optional di essere religioso o essere agnostico o essere ateo. O può essere spirituale. Io sono una persona spirituale, però non c'è l'obbligo. Essere spirituale semplicemente ti lascia la mentalità aperta, come agnostico. Agnostico è la stessa cosa, semplicemente, ovvero tengo la mentalità aperta, però secondo me non sono esperienze tendenzialmente... Allora, il sogno lucido no, essendo una cosa dimostrata scientificamente, in cui si sa che si possono avere, ed è dimostrabile il sogno lucido, semplicemente sapevo di sognare, questa cosa non è spirituale, è semplicemente una presa di coscienza, è una facoltà che il tuo cervello ha, una facoltà che qualsiasi cervello può avere, con le giunte condizioni che abbiamo detto prima. Il viaggio astrale, sì, secondo me un minimo di spiritualità te lo causa, perché tu hai questa sensazione incredibile che la tua mente possa esistere anche senza il corpo, perché tu stai abbandonando la connessione col tuo cervello, però la tua mente esiste ancora. Ma molti dicono: quando muori il tuo cervello si spegne, i tuoi sensi si spengono. È una visione materialista, razionalista e anche ovviamente scientificamente accettabile della morte, ovvero la fine di ogni esistenza, la fine dell'esistenza sensoriale. E questo è un dato di fatto, che il tuo cervello poi si spegne. Qualsiasi cervello si spegne dopo la morte, ma il viaggio astrale ti mostra che la tua mente esiste anche fuori. La tua mente esiste fuori, semplicemente c'hai una mente
diversa, perché ragiona in maniera diversa, ragiona a emozioni, ragiona a sensazioni, molto diversamente dal tuo cervello, che è causato dalla logica. Nello stesso sogno lucido tu usi una logica normale, la logica che useresti nella tua vita quotidiana. Il viaggio astrale semplicemente ti sembra un'esperienza vera, reale, quanto la vita fisica. Alcuni ti direbbero anche più della vita fisica, perché ti sembra più reale quello, quando sei lì, di quando non lo sei. Quando sei nella vita reale tu pensi, sì, sono cavolate, non sono cose non importanti, ma quando tu invece sei là, tu inizi a sentire che quella è la vera vita, la vera esistenza, il vero senso della vita. E quella è la cosa che ti sorprende di più. E non vale per me, vale per tantissimi. Anche se comunque non ti dà una risposta sulla tua fede, non ti modifica la fede. Per me non è una cosa che ti va a modificare la tua fede. Perché se tu hai una religione, bene. Se tu non ce l'hai, bene lo stesso. Non cambia nulla, non ti dà la risposta alle domande esistenziali. Però può essere un allenamento per cercare di ottenere quella risposta. E quello è un altro discorso, però. Non voglio entrare in faccende religiose, chiaramente. No, 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 io faccio presente in realtà una cosa che non so se è collegata a sta cosa, ma secondo me sì. Allora, di questi sogni lucidi, viaggi astrali, se ne parla credo dall'inizio, proprio dall'alba dei tempi, perché molti popoli hanno questa cosa di fare viaggi astrali. A me vengono in mente alcuni popoli del Centro America, così che, o degli indiani d'America, che per parlare con gli spiriti prendevano questi funghi allucinogeni e facevano i viaggi astrali. Ora, quindi non è una cosa nuova, e credo che fondamentalmente, siccome noi non sappiamo cosa c'è dopo, su questo penso che nessuno può dirlo, il fatto di fare viaggi astrali, molti di noi lo collegano a un fattore spirituale religioso, che è diverso da un fattore spirituale. Credo che appunto bisognerebbe non escludere questa possibilità, perché mentre ci sono alcune associazioni di relativisti, cioè di gente che probabilmente vedono solo un punto, però anche loro non hanno di base la risposta, cioè loro non possono dire ok, è roba che fa la mente, è roba inventata, dopo non c'è niente, festa finisce lì, perché credo che su queste cose le prove fisiche non ci siano, né da parte nostra, cioè di chi magari può credere ai vari agnostici, eccetera, ma non ci sono neanche dall'altra parte. Quindi non so se con questo ragionamento in qualche modo mi sia agganciata a quello che hai detto. Io credo di sì, però. Sì, io credo che, perché sono una persona abbastanza, come dire, nichilista nel mio modo di vedere, che ogni persona usa ogni scusa possibile per giustificare il proprio credere. Questo è un argomento un po' delicato, però io penso che se una persona, ad esempio, ha un near death experience, che non c'entra nulla con i viaggi astrali, un'esperienza pre-morte, ovvero in quel momento il tuo corpo magari va in coma o ha un grave trauma e tu magari potresti vedere una grande luce, potresti sentire di parlare con Dio. A me è capitato 2 volte di near death experience, e sono per delle stupidaggini, non roba in cui rischiavo di morire, o forse sì, apnee notturne, ovvero quando non riesci a respirare durante la notte e ti senti come sparato in un luogo pieno di luce, e lì hai quella sensazione. È la stessa cosa di alcuni che prendono i funghi, hai ragione, ma io non ho mai preso nessun tipo di sostanze, ci tengo a dirlo, non sono moralista, capisco se una persona per queste cose possa farne uso, anche perché esistono organizzazioni sciamaniche pure in Italia, quindi non è nulla, assolutamente non è moralismo da parte mia, ci mancherebbe altro, semplicemente sono distaccato, non mi riguarda altri, il loro percorso, non il mio. E allora, quando hai una near death experience, lì sì, magari hai la sensazione di parlare con Dio, con Gesù, o col profeta della tua religione, o con la manifestazione del tuo vissuto. È per questa ragione che ci sono passi biblici dove dicevano visita in spirito. Cosa vuol dire visita in spirito? Ma che vuol dire in spirito? E come lo visita? Lo visita fuori dal corpo. È spiegato. Il cavallo bianco di Maometto, perché è il cavallo bianco? Perché
Ma in che senso bianco? Perché è invisibile, è una sorta di corpo di luce. Perché? Perché sono successe veramente, e lo leggi in una religione, lo leggi nell'altra. I greci addirittura te lo descrivono nel dettaglio, ti parlo del fiume Lete, il fiume Lete dove il defunto passa da questo fiume per passare oltre, per intenderci. È chiaro il passaggio, da noi poi l'ha tirato di mezzo Dante con la storia di Caronte, il portatore delle anime, per citare l'ellenismo che a lui piaceva tanto come elemento. Quindi alla fine ogni popolo ha il suo modo di vederle e in ogni cultura ci sono queste esperienze. Non serve necessariamente il funghetto allucinogeno o non serve, per intenderci, le sostanze che usavano gli artisti rock dannati degli anni 60, quelli quello dello psichelismo, per intenderci. Non è necessario, non c'è bisogno di usare sostanze per avere un'esperienza. Ci sono delle tecniche, quindi tecniche normalissime e soprattutto sono molto più sicure di qualsiasi sostanza che uno possa ingerire. Questo non ho dubbi, perché se una persona ci tiene alla salute magari ci pensa 2 volte prima di usare una sostanza. Comunque sia, sì, secondo me ci può essere quella connessione, ma ognuno vede quello che vuole vedere. Se tu lo fai come nel mio caso, in una maniera aperta, nel senso, io non pretendo di avere una risposta, però mi piacerebbe sapere di più. In quel caso ti puoi aprire a un qualsiasi tipo di esperienza e quello che si apre di fronte a te potrebbe sorprenderti, potrebbe darti delle conferme o potrebbe anche non dartele e mandarti in un'altra direzione. Potrebbe anche, e a me è successo, aprirti verso una spiritualità simile a quella che avevano i nativi americani, perché mi è sembrato quel senso di connessione con la natura riassume un altro senso, come l'uomo ha un filo invisibile che lo collega con la natura ed è figlio della natura stessa. Quindi, secondo me, se devo dire quale visione ho avuto di più fra tutte quelle religiose, non direi nessuna religione specifica, ma semplicemente quel tipo di spiritualità che avevano i nativi americani, ovvero quella sorta di connessione col mondo e con la natura stessa. Assomiglia tantissimo anche alla Wicca per certe cose. Ora, non so se loro fanno, non mi ricordo se fanno viaggi astrali, ma non mi pare di no, però magari poi in qualche congrega, magari sicuramente, però assolutamente un profilo molto interessante perché, ripeto, si tende sempre a dire però il passato erano altre usanze, cioè come per dire quelli del passato erano dei poveri mentecatti, cioè. Invece io credo che nella semplicità delle cose in passato probabilmente avevano delle tecniche per collegarsi a un qualcosa che noi con la modernità, con la tecnologia ci stiamo lasciando andare o ormai abbiamo già perso, perché molti di noi secondo me non hanno più questo collegamento. E poi c'è chi, come hai detto prima, tende a collegare ste cose al paranormale. Quello però son cose più un po' secondo me un po' più da mettere da parte perché non cioè molti collegano i fantasmi a ste cose, ma non credo sia molto reale come cosa. Però torniamo un attimo al focus. Tu al risveglio, quando hai avuto queste esperienze, come ti senti? Cioè, com'è che una persona si sveglia dopo che ha avuto o un sogno lucido o un viaggio astrale? Ti senti senza forze? Il fisico ne risente in qualche modo? Hai degli sbalzi? Come funziona? Allora, il sogno lucido lascia meno sensazioni fisiche rispetto al viaggio astrale, però sì, può essere spossante il fatto di impiegare la tua energia che dovresti usare per ricaricare la tua mente durante la notte, il tuo corpo durante la notte, la usi per creare e materializzare attorno a te, quello consuma energie, però è una questione semplicemente di sensazione di non essersi riposati abbastanza. E quello è il sogno lucido. Il viaggio astrale chiaramente è particolare perché prima di tutto tu diciamo, dimenticandoti completamente del tuo corpo, del fatto di avere un corpo, che poi in realtà se appena ci pensi ci torni dentro, immediatamente torni alla sensazione del tuo corpo, appena ci pensi. Se tu pensi, ma il mio corpo, puff, sei lì. Appena lo pensi ci sei.
Sì, sicuramente, perché prima di tutto spesso il passaggio verso un viaggio astrale può farti dare un battito accelerato, alcuni sperimentano sudore, a me non è successo, o una sensazione di tensione. Quando poi torni a usare il corpo, spesso, molto, molto spesso, ti trovi in paralisi. E la paralisi è una cosa che tanti vogliono evitare, ma soprattutto per delle ragioni, diciamo, sbagliate, ed è quello il folklore, il paranormale di cui parlavi tu. Il paranormale sono le favolette delle streghe che ti cavalcano, usano il tuo corpo come una scopa, quelle favolette che ci sono in quasi tutte le regioni italiane. E sono favolette perché non sono entità maligne, perché mi dirai, ma non ti è mai successo di vederle? Ma certo che mi è successo di vederle, ma io cosa ho fatto? Ho accettato e mi sono messo a rullare? Magari le prime volte anche sì, ma dopo semplicemente ho fatte sparire. Tu ci sei? Sei reale? No, non sei reale. Puff, sparisci dalla mia vista, non c'è nulla, non c'è niente, non sono entità, sono prodotti della tua mente che ti ingannano per farti per costringerti a rimanere nel corpo. La tua paura si manifesta. Il problema della paralisi è che ogni cosa che ti fa paura si manifesta, è per questo che tanti vedono gli alieni che passano lì e li operano. Perché? Ci sono gli alieni che li stanno operando? No, perché tu hai paura degli alieni che ti operano. Non sto dicendo che gli alieni non ci siano, non è l'argomento di questa puntata, parla di alieni, assolutamente. Però sto dicendo che se la tua paura è quella di essere preso dagli alieni, tu vedrai gli alieni nel modo in cui te li immagini, quelle creature magari grigi, queste cose qua, ma non ne uniamo neanche gli altri, che ti vedi attorno a te, perché la tua paura si manifesta. Se una persona molto credente, molto devota, hai paura dei demoni, troverai una roba spaventosissima attorno al letto che ti fa una vocione. Vabbè, comunque, il fatto che nulla ti urta, perché nulla può urtarti, tu sei solo con te, l'unica cosa che può urtarti è la tua stessa paura. Se tu proietti le tue paure, e visto che quando sei in paralisi tu non stai facendo un viaggio astrale, stai vivendo un'esperienza, diciamo, psichedelica e sbagliata, ovvero un sogno attorno a te proiettato nel mondo reale, perché tu vedi il tuo mondo reale attorno a te, più la proiezione delle tue paure o delle tue fantasie attorno a te. E questo è spaventoso, ma se tu sai cosa ti capita, se sai che la paralisi è una cosa fra te stesso e te stesso, finisce di darti quel fastidio, ne esci meglio. Non sto dicendo che le paralisi siano belle, perché a me succedono e tu sai quanto mi distruggono fisicamente, te l'ho parlato tante volte. Perciò è la parte che vorrei evitare con tutto il cuore di sperimentare. Preferisco, finché si parla di sogni lucidi, viaggi astrali, sono tutte cose belle, ma quando si parla di paralisi non mi piacciono per niente. Quindi sì, e poi la sensazione di indolenzimento, fai fatica a usare il tuo corpo, sei stato in un corpo libero che può levitare, volare, immagina di poter viaggiare, di pensare a un luogo e sentirti fluttuare o passare come se prendessi un teletrasporto e ti trovassi in quel posto lì. È bellissimo. A me è capitato che una volta ho detto in un viaggio astrale, voglio visitare le Ande. Puff, detto fatto, ero dentro un istituto, una zona, sembrava una struttura, sono passato all'improvviso, mi sono trovato nella bellezza della natura, nelle Ande immense, era una sensazione magnifica, mi sono perfino commosso dalla bellezza che tu puoi vedere. E tu come puoi amare come puoi vedere qualcosa di bello se fosse una tua invenzione? Sì, è vero, possiamo magari anche proiettare delle cose belle, ma poi il proprio sentire di essere lì, quella sensazione di essere lì, è qualcosa di incredibile. E mi fermo qua per non esagerare, per non andare nel fantasy, diciamo. No, 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 anche perché sennò sembra che stai raccontando una roba, una roba tipo di Narnia stai raccontando. No, va bene. A parte le battute che sono anche doverose, immagino. Anche per rendere un po' più accessibile l'argomento, perché mi rendo conto che può essere abbastanza anche noioso per chi non ha ovviamente questo tipo di interessi, ma è soltanto per dare una piccola infarinatura. Ovviamente c'è molto di più, ci sono delle pubblicazioni tantissime su questo argomento, poi ovviamente cercherò di portare a altre persone che magari ci possono raccontare altre cose, eccetera, eccetera, ma
quanto può essere positivo invece avere questo tipo di esperienze dal punto di vista proprio di vita, o anche creativo? Mi hai già risposto in realtà, anche magari senza anche volerlo, perché non sapevi la domanda dopo, però mi hai già risposto in realtà, perché ora quando hai detto le cose belle, tranne invece la paralisi no, quindi mi fai capire che avere queste esperienze ti possa dare un fattore positivo di crescita anche nella tua vita, anche dal punto di vista creativo, giusto? Sì, io amo tanto la creatività e per me è una fonte incredibile. I sogni, soprattutto i sogni, che siano lucidi o non siano lucidi, ma specialmente quelli lucidi, ti possono dare tantissima ispirazione a livello creativo. Però il viaggio astrale, io se ti dicessi che la più grande paura che ha l'essere umano è quello di smettere di esistere alla fine della vita, se ti Mhm. dicessi che il viaggio astrale può rispondere al grande quesito, non dirò come, o forse l'ho già detto, ma non voglio dirlo di nuovo, voglio lasciare, non nel mistero, voglio lasciare nel rispetto delle opinioni altrui, se ti dicessi che almeno tu personalmente avrai una risposta a questa domanda, che è la domanda che tutti si fanno, e magari addirittura una sorta di contatto, e non parlo di fantasmi, di comunicazione con chi non c'è più, sempre che siano veramente loro, sempre che siano veramente quelle persone. E quindi quella sorta di continuazione, per me sì, l'effetto è positivo, ti fa vedere la vita come una transizione. Noi ci danniamo per tante cose, per più soldi, per più tranquillità, per, anche a volte per la competizione con qualcosa che non serve. Ti cambia dentro, prima di tutto ti rende una persona più calma all'esterno. Molti di questi praticanti, non solo io, non parlo, voglio solo parlare di me, ma di altri perché ho incontrato, spesso le vedi che sono delle persone che hanno vinto le paure esistenziali, sono persone pronte, si comportano come se fossero dei monaci buddisti, ma nella vita di tutti i giorni. Sono persone, non dico sempre sorridenti, perché non esiste nessuno sempre sorridente, però sono delle persone Certo. che non hanno più quelle paure esistenziali del dire finirò di esistere magari, o mi succederà qualcosa di brutto, o finirò all'inferno, no? Sono quelle cose che smetti di aver paura, perché semplicemente tu provi che se come finisci in un posto che non è tendenzialmente né bello né brutto, ma in base a come te lo vivi, e quindi non è la stessa cosa di magari non trovi quella risposta che speravi di ottenere. Io lo dico qua, non ho nessun motivo di dirlo, è che io ho sempre voluto, fin da piccolo, speravo, dico faccio la mia vita, vivo i miei 60, 70, 80 anni quanto capita, e poi me ne voglio andare in un posto, diciamo, lo chiamano paradiso, quel posto bellissimo dove c'è tutta la creazione, la sintonia, i canti angelici. Era il mio desiderio. Ho avuto questa risposta? Assolutamente no. Assolutamente no. Ho avuto una risposta negativa? Assolutamente no. Ma no, quello cosa ho avuto? Ho avuto la risposta che le esperienze che ci facciamo noi nella vita ci portano ad aprirci verso qualcosa che non conosciamo. Perciò la vita ci permette di esplorare dei temi pratici e la non vita o la continuazione della vita ci permette di integrare questi temi pratici che usiamo nella vita di tutti i giorni nella nostra esistenza più lunga, più grande. Non dico migliore necessariamente, però è comunque qualcosa di incredibile e soprattutto il fatto che ti toglie tante paure. Tu sai quante volte abbiamo parlato insieme e quante volte ti ho detto io non ho paura della morte, ho paura del dolore, non della morte. Il dolore è una cosa che odio, però la morte non mi fa paura perché io so già che comunque sono sicuro da parte mia che continuerò a esistere in qualche forma, in qualche luogo, non so dove, non so quando, non so perché, però so che continuerò a esistere perché ho avuto delle esperienze che mi hanno dimostrato, e io non posso dimostrarlo a nessun altro, che non è possibile, che la vita continua. Eh sì, quindi è un'esperienza positiva. Guarda, ti faccio una battuta prima dell'ultima domanda, che è questa battuta qua che ti sto per dire è quanto ti serve uno che sia razionale come me su tante cose per confrontarti, cioè quanto ti serve? Al 100%. Io sono una persona particolare, sono spirituale fra gli scettici
e sono scettico fra gli spirituali. Io sono probabilmente la persona più razionale. Molti non amano il mio approccio quasi scientifico, ma io ho un approccio scientifico per una semplice ragione. Io credo a ciò che sperimento, o ciò che altri hanno sperimentato, dimostrato. Questa non è una cosa dimostrabile, ma se la posso dimostrare a me stesso. Quindi sì, mi serve la razionalità, mi serve non lo scetticismo, mi serve una persona terra-terra con cui confrontarmi, e a volte sono io quella persona terra-terra che con altre persone dice sì, ok, ma perché serve un confronto, bisogna essere oggettivi, perché poi uno altrimenti ci vede quello che ci vuole vedere. Se quello che ci vede è quello che ci vuole vedere, magari poi finisce in qualche delirio religioso, parlato con gli angeli, sono stato scelto da Dio, delle cose ridicole, secondo me ridicole, ma veramente, veramente ridicole. Al giorno d'oggi, non dico che in passato fosse sbagliato, magari qualcuno veramente in passato gli è capitato, però secondo me oggi sono ridicole, quel senso di onnipotenza che poi non si confronta con la vita di tutti i giorni. Magari una persona continua a subire delle umiliazioni, una vita brutta, ma continua a credere dentro di sé di avere un ruolo, una missione, di essere speciale. No, sono quelle cose che secondo me serve una persona razionale che ti dica no. Cioè, è troppo, non c'è da essere speciale. Io continuerò sempre a dirlo. È incredibile di come sia io. Nel caso nostro sono io quello più scettico. Sì, tu sei, certo, ma sono convinto che anche tu, qualsiasi esperienza del genere, l'accetteresti, ti cambierebbe, ma rimarresti sempre te stesso. Io sono sempre me stesso, io non sono cambiato, non sono diventato un guru o un hippie di quelli che vanno a dire viva la pace e non la guerra. Non me ne frega nulla, perché non sono quel tipo, non mi ha cambiato come persona. Io sono sempre io, capisci? Sono sempre la stessa persona, semplicemente ho avuto delle esperienze pazzesche, sconvolgenti, però non mi cambiano, non mi gratificano, non mi dimostrano, non mi danno nulla in più, perché io non sono nulla in più di altri, anzi al massimo ti accorgi di quanto la singola vita sia un piccolo granello di sabbia, e te ne accorgi proprio quanto in confronto all'infinito siamo veramente infinitesimi noi. Ed è bellissimo questo. Mi ha aperto forse verso la filosofia, quello posso dire, la filosofia e nuove attività creative molto molto belle, e quindi insomma posso dirlo, fa bene, però serve una persona con cui bisogna accettare. Le persone che hanno queste esperienze spesso si offendono se qualcuno magari è di vedute più strette. Non bisogna essere più stretti, prima di tutto io ho sempre detto, non bisogna dimostrarlo che hai fatto un viaggio, non devi dire ma è così. Se la persona dice ma per me non esistono, lascia che l'altra persona lo creda. Il suo vissuto gli dimostra che non ci sono perché non li ha mai sperimentati. Normale, no? Va bene. Ci sta. È il bello della differenza di vedute. Io però voglio chiudere con una domanda. Io posso dire, cioè tu puoi dire che stai pensando, non a te ovviamente, in generale, tu puoi dire che stai pensando, io non vedo il tuo pensiero, magari tu non stai pensando, magari tu hai smesso di pensare, perché io il tuo pensiero non lo vedo. Allora, chi ha ragione? Quello che pensa e sa di star pensando? Certo, perché non lo posso dimostrare ad altri, ma è chiaro che è così. È vero, vedi? No, è vero. No, io invece ho la domanda, ma è per te. Cioè, Certo. quale consiglio daresti a chi vuole provare per la prima volta un sogno lucido o un viaggio astrale? Allora, prima di tutto, niente ossessioni, non fatela diventare la vostra nuova ossessione da inseguire come se fosse un compito arduo, titanico, altrimenti diventa come il masso di Sisifo, il famoso masso che veniva sempre spostato verso la montagna e poi tornava di nuovo a terra, e tutti i giorni Sisifo doveva spostare questo masso, era la sua punizione eterna. Non trasformatelo nel masso di Sisifo, mi raccomando. Piuttosto, per il sogno lucido, iniziate prima di tutto a prendere traccia dei sogni che fate. Il diario dei sogni, quello che sembra una cosa da bambini, in realtà prima di tutto è un'attività terapeutica molto utile, lo consiglio a tutte le persone introspettive perlomeno, ma se siete arrivati a 39 minuti di questa puntata, secondo me un po' di introspettività ce l'avete, o avreste già detto ma che argomento, via, diamo un like a Cla che se lo merita, però andiamo oltre. No, invece se siete arrivati fino a qua, chiaramente un po' di introspezione c'è. Allora fatevi un diario
registrate i vostri sogni, dite io non sogno, ma se tu pensi al fatto di sognare, semplicemente poi ti ricorderai un sogno, sarà un sogno banale sulla tua vita quotidiana, segnatelo. Io, anche 2 righe, io ricordo che stavo lavorando, ho finito, io ricordo che ho incontrato persona, di cosa avete parlato non me lo ricordo, la prossima volta dopo magari ti ricordi di un incontro fatto in un sogno e inizi a segnarlo. Più tu dai spazio ai sogni, più il tuo cervello comprende, perché il cervello è programmabile, come tante cose, il cervello è veramente programmabile, guarda le persone che vanno bene in palestra, non me, le persone che vanno in palestra diventano capaci di superare ostacoli, semplicemente perché programmano il loro cervello ad accettare uno sforzo superiore, non solo fisico, anche il cervello, o una persona che è abituata a studiare apre il cervello verso lo studio. È la stessa cosa verso i sogni, se tu programmi il tuo cervello verso il sogno, allora il sogno verrà da te molto più facilmente e diventerà sempre più profondo. Quelli che erano i normali sogni, io a volte racconto dei sogni normalissimi, non sogni lucidi che faccio, mi dicono ma che sogni fai te? Faccio dei sogni da persona consapevole di sognare. E il problema è che prima o poi alla fine ti confronti col sogno lucido, perché tu a un certo punto ti ricorderai, ma questo è un elemento da sogno, questo è un elemento da sogno. E allora capisci, sta sognando. Quindi, ripeto, essere cosciente del sogno ti porta verso il sogno lucido. All'inizio ti porta verso la coscienza di te, e poi verso il sogno lucido. Poi è anche bello rileggersi i propri sogni e vedere, ma guarda cosa sognavo 2 anni fa, tanto per dire. E il viaggio astrale è un po' più impegnativo, ma non, ripeto, non è una roba difficile, semplicemente è impegnativo per il fatto che una gran parte della tua coscienza ti dirà che prima di tutto potrebbe non esistere e sto riperdendo tempo. E questo è il grande blocco che hanno tutti, per quanto una persona ci vuole credere, finché non lo prova non ci può credere. Perché? Perché noi crediamo solo a ciò che sperimentiamo o che è scientificamente dimostrato. Il viaggio astrale purtroppo non è dimostrabile perché non ha niente a che vedere con la visione remota che tanti hanno provato, ci sono stati gli esperimenti, ma quello è un altro argomento e non c'entra secondo me nulla il viaggio astrale, perché il viaggio astrale non ti fa vedere cosa succede da un'altra parte del mondo, non stai andando fisicamente in un luogo fisico, ma stai andando in un luogo, una struttura mentale, quindi è un posto differente. E allora, ripeto, devi aprirti. Io direi prima di provare col sogno lucido, perché il sogno lucido è una cosa che ti dà una sicurezza, dici, se sono riuscito a fare questo, posso anche provare il viaggio astrale. Il viaggio astrale, fra l'altro, puoi provarlo dal sogno. Sogno lucido, stai facendo un sogno lucido, dici, basta, ok, me ne torno nel corpo, pensi al tuo corpo, ti ritrovi nel tuo corpo e sfrutti il fatto di lucidità per spingerti fuori. Ti lasci andare come se dovessi cambiarti un vestito, capisci? Come se dovessi toglierti la giacca, hai una giacca addosso, puff, hai la sensazione di toglierti la giacca e lasciare la terra. Sei libero e stai facendo un viaggio astrale. Quindi, conquistando il sogno lucido, sei al 50% o anche di più per conquistare il viaggio astrale. Il mio consiglio è un passo alla volta e soprattutto prendetelo come un'esperienza divertente che vi aprirà verso mondi creativi molto, molto, molto belli. Bene, io penso di aver finito. Ti ringrazio prima di tutto per essere stato qua, per averci esposto questa cosa e per aver fatto conoscere a tutti sia i viaggi astrali sia i sogni lucidi. Quindi grazie. Ma figurati, grazie a te per avermi portato, è stato molto bello, grazie Cla. Io poi ringrazio chiunque vedrà questa puntata, che abbiamo fatto questo viaggio nella spiritualità umana. Detto quello, vi do appuntamento al prossimo capitolo. Quindi ciao. Ciao. Voci senza